Con una pila saldiamo il ferro. Bella ragazzi, qua abbiamo una pila e con questa pila salderemo il ferro. Non proprio con la pila, ma con il carbone che c'è dentro, con il carboncino. Allora, una cosa vi dico, chi dice ce ne sono già video così, ma certo, io voglio replicare esattamente quello che feci nel 1972 e allora riuscivo a saldare il ferro. Poi un'altra cosa, dopo questa cosa qua ho finito le medie e mi hanno regalato una saldatrice come si deve, una saldatrice statica a trasformatore, e ho abbandonato questo metodo. Innanzitutto bisogna distinguere una cosa: ci sono pile e pile. Ci sono pile alcaline che al centro, invece che avere un carbone, hanno una bacchettina di metallo, forse nickel, che fa contatto nello zinco, mentre invece queste pile qua, cosiddette zinco carbone, hanno lo zinco intorno e un carbone al centro. Ora, la cosa bellissima, questa qua l'ho comprata dai cinesi, la cosa bellissima che non ha rivestimento. È una pila zinco carbone come quelle che facevano quando ero piccolo, e quando marciva lo zinco usciva tutto il liquido. È veramente una cosa del passato, sto vedendo. È strano. Niente, adesso con calma iniziamo ad aprire, devo prendere due attrezzi. Allora, qua c'è un'orlatura sullo zinco stesso. Comunque mi sono stupito veramente. Questa qua è un po' vecchia, dicevo, non è del tutto marcia. Un po' funzionava ancora, ma vale la pena usarla per questo video qua. Scusate, ho sempre il raffreddore. Io possiedo un raffreddore e apriamo la pila, tra poco ci vediamo. Hanno messo solo una tenuta ermetica qua. Poi dentro c'è il catrame come nelle pile di quando ero piccolo. Qua c'è un'altra tenuta. No, non ditemi, un catrame liquido. Praticamente c'è un sacco di vuoto, che furboni, così risparmiano materiale. Quando ero piccolo ne ho aperte tante pile, ma tante pile, che non avete idea, un po' per studiare, un po' per prenderci i carboni. E allora nell'elettrolita, cloruro di zinco e cloruro d'ammonio miscela, c'era anche il cloruro di mercurio, che serviva a creare una patina sullo zinco di mercurio, di amalgame di mercurio, che non permetteva alla pila, quando stava lì in magazzino, di consumarsi. Ora qua viene il difficile, perché riuscire a togliere questo carbone senza romperla è un po' difficile. Se non si riesce a sfilarlo bene, bisogna tagliare. Volevo tenere il bicchiere di zinco da tagliare e rompere questo impasto di biossido di manganese e grafite e estrarre il carbone. Adesso proviamo. Non viene. Pensate che nelle pile nuove viene fuori facilmente, quando una pila usata diventa duro da sfilare. Quando ero piccolo infatti le distruggevo, quando erano anche belle marce, c'erano tutti i buchi nello zinco. E vediamo un po' se si può tagliare a sto modo qua. Vediamo tra un po', bisogna passarci tante volte perché è abbastanza spesso. Facciamo anche così riusciamo. Devo riprendere il suo. Allora, adesso ci vuole un cacciavite. Quando ero piccolo sto lavoro lo facevo nel lavandino del bagno, con un risultato tremendo, che mia madre mi diceva di tutto perché diventava nero il lavandino ed era anche abbastanza difficile da togliere quel nero. Si può anche entrare così. Ok, facciamo una cosa.
vediamo di tagliare qua in fondo, ok. Ok. Tanto vi faccio vedere come è fatta una pila classica zinco-carbone, praticamente una derivata della pila Leclanché. Allora, questo è lo zinco, questa è carta appiccicosa perché è impregnata di una gelatina che contiene cloruro di zinco e cloruro d'ammonio, gelatificati in mezzo a roba che era di gelatinosi. Anticamente si usava addirittura amido. Questo invece è un impasto di biossido di manganese e grafite. La grafite è conduttrice, per quello lo chiamano zinco carbone, perché praticamente l'elettrodo è di grafite. Non è questo l'elettrodo, questo serve solo a portare fuori la corrente. L'elettrodo è questo, l'elettrodo positivo, il catodo. Allora, cosa succede? Quando passa corrente, lo zinco viene intaccato dal cloruro di zinco e ammonio. Sull'elettrodo si forma dell'idrogeno che non se ne va. Sull'elettrodo, se fosse solamente un carbone, si formerebbe dell'idrogeno che non se ne va, ma renderebbe la pila dopo un minuto inservibile perché la tensione crollerebbe. Invece se l'elettrodo è impastato col biossido di manganese, l'idrogeno che si forma va a ridurre a monossido di manganese il biossido, quindi l'idrogeno viene assorbito, sparisce in questa roba nera e la pila continua a funzionare. Ora vi dico anche che è una pila del cavolo, perché praticamente dava una tensione ormai bassissima, ma non si è corroso tutto lo zinco. Ci hanno messo tanto zinco. Questo mi fa sospettare una cosa: questi cinesi le prendono in Cina e per sprecare tanto zinco così, e ve ne dico una, perché adesso non serve più il cloruro di mercurio, perché si usa uno zinco ultra raffinato, costosissimo, ma qua mi sa che è zinco da 2 soldi e c'è il cloruro di mercurio. Deve essere proveniente direttamente dalla Cina. Non ho mai visto da 30 anni a forse 40 pile con lo zinco direttamente in esterno. Allora ci ha messo tanto zinco invece che farci l'involucro di plastica e acciaio e lamerino d'acciaio, perché così si consuma la pila e ci rimane dello zinco e non esce l'acido e fa la figura di una pila corazzata. Quindi è zincaccio e qua c'è del mercurio, è una rarità. Comunque puliamo il nostro elettrodo, si troverebbe qua il cloruro di mercurio. Allora praticamente c'è ancora lo zinco, si è scaricata perché ha messo poco biossido di manganese in questa pastella qua nera. Quindi vi faccio vedere come funziona la pila. Zinco, che si chiama anodo in questo caso, esce il negativo, elettrolita, depolarizzante, si chiama depolarizzante il materiale che fa quel fenomeno di mangiarsi l'idrogeno, e conduttore centrale che asporta l'elettricità. Quelle alcaline sono fatte al contrario: contenitore di metallo nichelato o di acciai legati, strato intorno di biossido di manganese, carbone e altre cose, perché contiene anche un pochino di zolfo dall'odore, visto che l'ho studiato, e compressissimi in quel caso, non così, però diventa una cosa dura, sinterizzati, è un tubo sinterizzato. Poi al suo interno c'è una carta tipo questa e dentro c'è un insieme di tanti granellini di zinco purissimo insieme a una pastella gelatinosa come c'è qua, e al centro appunto un elettrodo metallico di un metallo che non ha differenza galvanica con lo zinco, quindi se no si corroderebbe uno l'altro stando lì, perché è a contatto, che porta fuori il positivo. Scusate il raffreddore, il mal di gola. Ok, ci vediamo tra poco, puliamo bene questo. Ora vediamo, normalmente erano impregnati di paraffina questi elettrodi di carbone. Questo qua è carbone distorta, sinterizzato, cotto ad alta temperatura, diventa questo bastoncino. Allora,
vediamo un attimo di togliere la paraffina, se no mentre lo usiamo, ecco, guardate che esce fuori, se no mentre lo usiamo ci fa un fumo bianco tremendo che non vediamo manco più quello che stiamo facendo. Questa è un'operazione da fare per forza, guardate che sta uscendo, per un po' prende fuoco, c'è anche un po' di elettrolite dentro perché frigge umido, e quindi cuociamo tanto. Però vi faccio vedere una cosa, faccio due cose contemporaneamente. Adesso vi stupisco. Queste sono le pile di quando ero piccolo, le erano fatte così, super pila, le erano fatte a Firenze, erano nere con i disegni e la targhetta dorata. Questi qua sono degli anni 60, primi anni 60, erano un'apparecchiatura vecchissima, o fine 50 o primi 60. E poi sono diventate color dorato di questo colore qua, con le righine nere. Poi sono diventate tutte dorate senza più le righine. Sono le ultime super pila, e quelle hanno già poi dorate metallico giallo dorato, il metallo tipo le lattine colorate, quelle cose lì, sempre gialle, con l'involucro di praticamente le pile corazzate con l'involucro di sicurezza. Guardate, sembra uno stoppino di una candela, è la parafina che brucia. Lasciamola bruciare, scaldo ancora un po' e lasciamo bruciare. Deve andarsene tutta, perché guardate che fumo che fa. Se saldavamo con un affare del genere c'era da affumicarsi. Io conosco bene le file fin da bambino, queste cose. Una cosa interessante, anche le mine delle matite sono impregnate di paraffina. Sono impregnate di paraffina e fanno lo stesso lavoro. Se si scaldano la buttano fuori e brucia. Vabbè, ci sto ancora un po', metto via le pile antiche. Allora, quando ero ragazzino, collegavo un fil di ferro grosso, facevo una spirale un po' più piccola, l'interno un po' più piccolo del carbone. Allargavo questo fil di ferro grosso con la spirale, gli lasciavo due estremità e lo incastravo qua, poi si scaldava, si bruciacchiava. Adesso, nel 2008, 7, 6, adesso non mi ricordo, avevo fatto questo per un altro esperimento. Sto togliendogli l'ossido perché è veramente ossidato, ma l'ho già tolto. È un bel coso di rame, dove, così, ecco, dove l'elettrodo può essere bloccato. L'avevo fatto apposta per i carboni da pila. La stretto, ecco, con un pochino, non troppo, se no si comprime, si spezza, che è un buonissimo conduttore elettrico, ma anche un buonissimo conduttore termico, e quindi prende il calore qua dal punto di giunzione tra carbone e rame, dove si scalda di più il contatto, e lo porta via e si dissipa scaldando l'aria. Adesso abbiamo un capcorda, prendiamo un cavetto di questi, io ci leverei la plastica, mi sta un po' sull'anima questo cosone di plastica. Ok, così è più bello. Alcuni dicono di non girare i fili quando si mettono nei capicorda, e io invece ho un'altra teoria, che è meglio girarli. Andiamo a crimpare. Ok, bello bloccato. Non usiamo viti di inox, questa qua è una zincata tropicalizzata che ha un bellissimo colore aureo, e andiamo a fare contatto qua. Possiamo metterla sì anche di sotto, non c'è problema, anzi, però la vite la metto da sopra, qua ha una rondella dentellata elastica, qua invece stiamo a contatto. Usiamo una rondella sempre zincata, purtroppo non ho dadi zincati di ferro zincato, che è un buon conduttore, ma di inox, ma comunque il contatto lo farà tra il capocorda e il rame qua. E adesso lo stringiamo, così abbiamo un buon collegamento sicuro.
questo è pronto, spegniamo il resto, spegniamo un po', poi vediamo se è troppo. È un po' freddo, la plastica è un po' fredda. Qua abbiamo altri 2 pezzi di filo e poi vi faccio vedere una cosa, anzi 2 cose. Prima una, tanto spello, che sarebbe il trasformatore che usavo quando ero ragazzino, proprio lui. Una volta l'ho usato attaccato a una presa dove c'era la piattina che faceva il giro della stanza sopra lo zoccolo, una piattina con cavi dentro di sezione piccolissima. Quando ho iniziato a saldare ho visto tutto il fumo lungo il muro salire, si è cotta la piattina. Ok, leviamo un po' sta roba e ci vediamo tra poco. Eccolo qua, è un trasformatore degli anni 20, se non più vecchio. Primario a varie tensioni fino a 250 volt, 42 Hz. Il secondario fa 33 volt fino a 11 ampere. Io lo usavo anche, arrivavo magari a 40 ampere anche più in certi momenti, per brevi momenti, non si scalda nemmeno tanto, comunque lo controllavo sempre. Questo non è un trasformatore, è tutto di ghisa, supporti, le testate, è un autotrasformatore. Guardate, il filo è ancora rivestito di tessuto, di tessile, è antichissimo, e i fili del secondario, che sono questi, vanno collegati qua, che avevo visto, a un avvolgimento fatto di piattina di rame che è sotto il resto dell'avvolgimento. Quindi qua collegheremo l'uscita che va al nostro sistema, e qua il collegamento con una alimentazione 220. Però c'è ancora un elemento da inserire che vedremo dopo. Allora abbiamo collegato tutto, abbiamo collegato questo e abbiamo collegato questa molla. Ad esempio vogliamo saldare questi 2 tombini, adesso non ho stretto, ecco il pareggio per dire. Abbiamo il trasformatore, manca ancora una cosa. Una cosa interessante. Dato che è un autotrasformatore, ho segnato presa e spina, lui funziona. Presa e spina con uno scotch per non portare la fase qua. In realtà ho provato con le dita, toccando il banco, zone non verniciate del banco, che a terra non sentivo niente, né un modo né l'altro, perché si vede che oggi c'è asciutto e la pelle è sempre più spessa. Quindi ho dovuto usare il tester per vedere quando ero sul neutro, nel comune, perché c'è un morsetto che è comune. Allora, cosa manca qua? Manca il ballast, manca un qualcosa che limiti la corrente, ossia una resistenza. Quando avevo fatto questa cosa qua usavo una resistenza un po' particolare, me l'ero fatta io. Era un qualcosa fatto come questo. Questa qua l'ho fatta negli anni 90, non c'entra niente, deve essere da 8 ohm per provare degli amplificatori di potenza. E questo è filo di nickel cromo. Questo è pronto per la nuova resistenza, che era fatta di filo di rame molto sottile, avvolto qua sopra il legno. Direte, sì, come fai così? E no, a bagno nell'acqua. E friggeva tutto e riusciva a saldare. Allora, se questo fa 33 volt, mettiamo con la caduta 30 o anche 27 volt, ci mettiamo una resistenza da un ohm, abbiamo 27 ampere. Freghiamoci degli 11 ampere di targhetta, perché sono per il funzionamento continuo. Quindi qualcosa meno di un ohm ci vuole, qualcosa sui 0,8 così. Quindi vediamo un po' di mettere del filo da formare quella resistenza lì. Allora, la resistenza alla fine ho fatto 2 o 3 prove, ma alla fine ho messo questo filo grosso, una resistenza di valore bassissimo, giusto per metterci qualcosa. Evidentemente quella che mi ricordavo serviva per qualche altro esperimento. Dopo 52 anni certe cose non si ricordano più con precisione. Dunque attacchiamo la corrente, il senso è questo, per avere il neutro su sta roba qua. Provo a mettermi sta maschera che funziona un po' male.
perché non chiude bene, sta andandosene, e proviamo col carbone. Si è appiccicato un po' di ferro al carbone. Ora ci diamo un'altra. Sembra saldato. Ora lo giriamo, vediamo un attimo. Di là. Stare assieme sta assieme. Ora proviamo a saldarlo di là. Ecco qua, adesso, dunque, sì, ma sembra che si sia fuso anche di qua. Direi di basta. Come vedete questo fa un po' di arco, non come fanno certi con la batteria da 12 volt che roventa solo il carbone. Ora io proverei a fare una cosa, a dargli una ricottura. Quindi lo appoggio qua, lo prendo qua. Questo perché prende la tempra quando si fanno queste piccole saldature. Poi c'è una cosa invece particolarissima che ho scoperto prima, perché prima ho fatto una prova. Ho scoperto una cosa che non avevo scoperto quando ero ragazzino, che vi farò vedere che è molto più interessante che fare una brutta saldatura con un carbone, perché certamente non è una saldatura resistente per vari motivi che poi vi dico. Ecco, lo lasciamo raffreddare su questo trasformatore, poi proviamo a romperla. Tanto vi faccio vedere questo. Questo l'ho trovato, ho avuto una fortuna enorme, vedete qua che pacciughi. Questo qua l'ho saldato con questo sistema, con questo trasformatore, giusto in quell'epoca lì, intorno al 1972, praticamente sono state le prime saldature che ho fatto in vita mia. Dopodiché, finite le medie, con l'esame di terza media mi ha regalato quella saldatrice che avete visto. Questo qua è una cosa curiosa. Questo bacchetto di ferro qua, in realtà è ferro rivestito di rame, di uno stratino di rame, e viene dalle parti di Falcade nelle Dolomiti, dove al passo San Pellegrino c'era una linea elettrica che mio padre è andato in vacanza lì con i suoi nel 40 e stavano costruendo questa linea elettrica. Quindi io invece ho visto questa linea elettrica fatta di fil di ferro ramato, buttata a terra, ormai in disuso, demolita. C'erano dei pezzi e l'ho presi di questo ferro qua e me li sono portati a casa. Adesso, tra l'altro, c'erano anche tanti reperti della prima guerra mondiale in quella zona. Interessantissimo. Allora, il nostro pezzo si è raffreddato abbastanza da finire di raffreddarlo nell'acqua, facilmente si romperà per un motivo che adesso vedremo. Anzi, voglio fare una cosa, darci una spazzolata per vedere com'è esteticamente con la spazzola e il trapano elettrico. Esteticamente sembra abbastanza ben riuscita, però adesso proviamo a romperla. Ecco, ora guardate la grana. Si rompono perché sono piene di gas. Qua succede una cosa veramente interessante dal punto di vista chimico-metallurgico. Succede questo, che l'alta temperatura fonde il ferro. Il carbone
genera una, come si dice, un'atmosfera di monossido di carbonio. Quindi, infatti questo qua, se io lo butto per terra, credo che si spacchi. E genera un'atmosfera di monossido di carbonio, e non solo, un'atmosfera di ossidi, di vari ossidi di azoto. Cioè, il carbone evapora, nell'atmosfera c'è il vapore di carbone, con l'ossigeno dell'aria si forma anche il monossido di carbonio. Poi l'ossigeno e l'azoto dell'aria, per l'alta temperatura, si trasformano in vari tipi di ossido d'azoto. Cosa succede a questo? Entra carbonio in quantità enormi nel ferro. Entra anche azoto e praticamente abbiamo una cementazione, nitrurazione spintissima. E adesso proviamo a fare un esperimento. Questo è un chiodo, adesso andiamo dalla mola. Ora guardiamo le scintille che fa questo chiodo. È un chiodo di ferro con pochissimo carbonio. Il ferro puro, dolce, fa vedere scintille lunghe senza scoppiettii. Invece questa fa qualche scoppiettio, sarà uno 0,10, 0,20 di carbonio. Togliamo un po' di punta. E ora andiamo a trattarlo con l'arco fatto col carbone. Mi metto... no, non serve la maschera, chiudo gli occhi. Andiamo a vedere dalla mola. Guardate le scintille adesso. Guardate che roba. Ora ci facciamo una punta. È uno spettacolo. È diventato acciaio durissimo, pienissimo di carbonio. Non vorrei che fosse ghisa addirittura, ma poco ci manca. Ora andiamo su una mola più fine. Vedete che qua intorno fa le scintille del ferro di prima, mentre qua sulla punta fa migliaia di micro scintilline che esplodono. È spettacolare. Ora io voglio provare a usarlo come bulino. È questo che intendo fare. Faccio una cosa rozza, perché se no l'avrei messo sull'avitatore facendolo girare contro la mola, l'avrei rettificato con un bel cono, una bella punta a cono. Ora vediamo, potrebbe anche spaccarsi perché è talmente temperato e talmente acciaio che deve essere anche fragile. Ora vediamo un attimo. Una cosa che ho scoperto prima di riprendere il video. Ha dato una bulinata, qua non ha fatto una piega. Dovrei andare sulla bella fonda. Bulina potentemente, bulina veramente potentemente e la punta regge. Andiamo a fare una cosa. Ho fatto scappare il metallo fuori, vedete? Si può anche avvicinarsi. La punta regge sempre. È una cosa... Ora prendo un chiodo come questo. Questo è sempre il chiodo di prima. Guardate che roba. Facciamo uscire ancora un po' di metallo. E adesso prendiamo un chiodo normale, ci ho fatto la punta così, cioè un chiodo normale, la stessa qualità di chiodo, che sono dello stesso genere, che non ha subito il trattamento. Guardate, si è appena segnato e la punta è bella schiacciata. Riprendiamo. Non so se si vede bene. È diventata piatta. Quindi, se volete farvi un bulino,
e altro, perché adesso voglio provare a fare un tensilino da tornio, poi magari in un altro video, con un ferraccio. Ci vuole un trasformatore tipo questo, ma ci sono anche trasformatori più moderni, non è necessario avere un trasformatore del 1915 e fare lo stesso lavoro. Questa qua è una cosa molto molto interessante. Ad esempio, con un trasformatore come questo, dove abbiamo un primario 0, 230 volt, 400 volt, 440, 500, useremo chiaramente la 230, è un trasformatore non si legge più quanti volt ampere è, porca miseria, comunque sarà circa 1000 volt ampere. Collegando la 220 abbiamo un'uscita 0,55, 55. Io prenderei praticamente questo è la presa centrale, prenderei la 110, ci metterei una bella resistenza, abbiamo una tensione molto più alta e avremo quindi uno con un trasformatore del genere potrebbe provare a saldare, oppure ce ne sono certi che hanno separati due avvolgimenti da 55 volt, si possono mettere in parallelo e si ha una bella corrente e una tensione più bassa. E invece che mettere una resistenza a bagno così, un sistema può essere una prolunga di sezione piccola, bella lunga, che si mette sull'alimentazione del primario, funziona lo stesso e praticamente si specchia dall'altra parte il fenomeno della resistenza. Facciamo ancora una prova, proviamo a saldare il rame, non lo so, porta via tanto calore il rame, essendo buon conduttore, proviamo. Se ne è bruciato un bel po', e trovato lì sotto, ecco la goccia, fatto un po' non bene la cosa. Ci vorrebbe un filo di rame come materiale d'apporto. Il rame non soffre di assorbimento di gas, quindi è saldato bene, anche se è un po' bruciato qua, è esagerato, e non si spezza. Altro che quelli che saldano i fili di rame con la batteria dell'auto. Questo è veramente arco voltaico. E niente, a questo punto non so se vi sono interessate queste cose, poi faremo un video, giusto visto che ho scoperto questa cosa, che abbiamo scoperto questo fenomeno, un video su giusto produrre un utensile da tornio, magari usando un qualcosa di leggermente più duro, tipo queste bacchette qua che sono quelle elettrosaldata, che hanno un po' più di carbonio dei chiodi, perché se no poi con lo sforzo potrebbe piegarsi, ma sulla punta dove poi lavoreremo la forma dell'utensile faremo questo trattamento inserendo carbonio e azoto dentro all'acciaio. A questo punto, se vi è piaciuto il video, mettete like, mi metto il mio cappuccio di Fra Savonarola e mettete like, una cosa sempre che continuerò a ripetere, nel canale YouTube ci sono ad esempio video, allora uno va su video e vede tutti i video, tutta la coda di video che ci sono, ma c'è anche playlist dove molti canali YouTube mettono i video divisi per argomento e noi abbiamo fatto così. Quindi se vi interessano cose di saldatura, fusioni, quella roba lì, andate, c'è l'apposita playlist. Se vi interessano fuoco, fiamme, bruciatori, scintille, archi, c'è quella. Se no poi c'è anche lavorazioni meccaniche al tornio, aggiustaggio, tutte quelle cose lì, eccetera eccetera. Poi c'è elettronica, elettrotecnica, chimica, elettrochimica, un sacco di cose, video divertenti. E a questo punto vi ringraziamo tutti coloro che ci hanno offerto un caffè e al prossimo video. Bella ragazzi! Bella ragazzi!